Fratelluccio vive a Dhaka, in Bangladesh, in una baraccopoli vicino alla stazione. La sua piccola casa consiste in un tetto in lamiera e qualche canna di bambù per sostenerla. Da tanti anni ormai ha scelto di vivere così, con e come i ragazzi di strada, quelli che aiuta ogni giorno. In questa intervista ci racconta la sua missione, la sua volontà di scendere, come dice lui, di scendere per mettersi a fianco degli ultimi. L'amore per una persona non lo puoi dare per internet, non lo puoi dare per posta. Ci deve essere il tuo cuore che batte, che palpita lì, ci deve essere il tuo corpo che sta lì a giocare, ci deve essere il tuo sorriso che sta lì a sorridere quando il bambino magari fa qualcosa di simpatico o anche di meno simpatico, no? L'amore per una persona passa attraverso la presenza fisica, attraverso la reale condivisione della sua vita. Questo Fratelluccio lo ha imparato fin da ragazza a Napoli, a Secondigliano, nel quartiere di Scampia. Sono un figlio del movimento Azione Cattolica, ero un acierrino, si diceva dalle parti nostre, no? Poi sono diventato un educatore in quella realtà. Mi ha sempre attratto l'idea di essere assieme ad altre persone, essere a fare un servizio, diciamo così. Però qual era l'impronta più adatta a me su questo servizio? Questo l'ho capito, diciamo, successivamente. Quindi sia il discorso dell'ACR, sia lavori quale parroci di turno nella parrocchia dove stavo mi chiamavano. Ho fatto un servizio di giocare con i bambini della 167 di Scampia, di Secondigliano, con Don Vittorio Siciliano e altre cose così che mi hanno permesso di testare me stesso. I bambini più complicati della Spacca Napoli, di Montesanto, e il nostro parroco, che è una persona molto attenta a questo, mi chiese di intrattenerli, di giocare con loro. E io penso che questa qui è la cosa che mi ha accompagnato, è la cosa che sto continuando. Anche la sua famiglia di origine è stata una bella palestra di relazioni. Io sono membro di una famiglia numerosa, 8 maschi e 2 femmine, quindi stavi con tanti bambini come te. No, non stavi solo con papà e mamma anziani, stavi in una famiglia stare in una famiglia numerosa è una grande gioia. Impari a condividere, impari a relazionarti. Il nostro Papa Francesco dice la relazione, come ti relazioni, quanto ti relazioni, sulla qualità delle tue relazioni dipende la tua vita. È proprio vero, è proprio vero. Crescendo ci sono state poi altre figure che lo hanno ispirato, come Raoul Follereau e Charles de Foucault, che a Fratelluccio ha trasmesso il desiderio di diventare fratello universale. Fare le cose mischiato tra la gente, proprio come quel sale del quale parla Gesù, mischiarsi fino al punto di scomparire. Lui era di una famiglia nobile francese, era un militare, era un alto ufficiale, è sceso in mezzo alla gente, in mezzo ai nomadi, e quindi scendere, condividere insieme a loro, fare accoglienza. Lo hanno chiamato fratello universale. Ecco, questa cosa qui, fratello universale, mischiato tra la gente. E allora vivo in una baraccopoli di Dhaka, in mezzo a musulmani, la maggior parte sono musulmani. Vivo in una casa come quella loro, insomma, fatta in lamiera, con i 4 pali di bambù. Vivo in questa precarietà come vivono loro. Precarietà perché l'acqua, perché l'elettricità, precarietà perché sei un giocattolo nelle mani dei politici che per prendersi le tue simpatie, i tuoi voti, vengono in baraccopoli a giocare con la gente, no? Concretamente Fratelluccio, insieme a un musulmano e 6 cristiani, tra cui 4 tribali, ha aperto una associazione il cui nome è tutto un programma. Associazione per servire i bambini di strada. Li vanno a cercare, giocano con loro. La promozione dei loro diritti non può prescindere dallo stabilire una relazione di fiducia. Questa necessità di scendere ci ha fatto aprire un'associazione di volontariato, ecco,
volontariato, che andasse in strada, che andasse lì giù dove stanno i bambini. Noi andiamo nei posti dove i bambini si rifugiano, nei porti, nelle stazioni ferroviarie, sui tetti delle pensiline, noi andiamo là in mezzo a loro, scendiamo giù, perché quello che vogliamo dare è proprio la nostra vicinanza. Io mi interesso di te. Noi cerchiamo di essere molto fedeli al fatto di andare in mezzo a loro, anche se piove, anche se magari è il giorno della grande festa. I musulmani fanno la festa del Ramadan, la festa del sacrificio di Abramo, il Kurbani fanno, e anche altre feste. Noi stiamo sempre nella strada. È chiaro, siamo volontari, ciascuno ha anche un altro impegno, un altro lavoro, eccetera. Quelli che sono i nostri volontari, noi chiediamo di fare perlomeno 2 ore di servizio al mese, scendere con noi nella strada e stare in mezzo a questi bambini. A questi bambini anche là, per far nascere una relazione di fiducia. Quella relazione di fiducia ti permette di dire che c'hai un bambino in grembo, di dire che sei scappato di casa, di dire che la droga ti sta consumando, di dire che hai un mal di denti. Quindi quella relazione di fiducia, giocando, i bambini sono profondamente attratti. Noi abbiamo trovato un bambino di 9 anni e io gli domando: ma da quanto tempo sei nella strada? Da 2 anni. Perché sei scappato? Ho rotto il telecomando della televisione. È un bambino che magari di una famiglia povera hanno il televisore, hanno un telecomando, è il loro tutto, si rompe il telecomando, paura che papà mi picchia, scappo. 2 anni che stai nella strada, 2 anni per aver rotto un telecomando. Fratelluccio sa che la strada è una maledizione, non è un punto di arrivo. Il suo obiettivo, così come quello di tutti i volontari coinvolti, è quello di offrire a questi ragazzi possibilità alternative. Non solo, c'è un obiettivo ancora più alto che riguarda l'intera società civile: far scoprire a tutti l'arte del dare, insegnare a tutte le persone a scendere. Il nostro lavoro non dovrebbe starci per niente. Noi siamo nella strada perché ci stanno loro, ma loro non mica dovrebbero stare nella strada. Quando Dio ha fatto il mondo non c'era neanche un bambino di strada. Questi sono frutto nostro, frutto delle nostre scelte, della nostra società, delle nostre scelte ingiuste, del mondo che va per conto suo, senza prendersi cura delle persone che ci stanno. Quindi è chiaro che non vogliamo assolutamente istituzionalizzare la strada, assolutamente. La nostra proposta è un cammino lontano dalla strada, lontano dalle droghe, lontano dallo sfruttamento, eccetera, eccetera. Chiaro, quando c'è fiducia, il bambino ti dice del suo dolore e noi diamo una risposta secondo il dolore che lui ha, secondo quello che ti chiede. Potrebbe darsi, come dicevo prima, si deve liberare da quel mal di denti, allora lo porti in ospedale. E anche lì uno degli obiettivi della nostra associazione è suscitare generosità. Quindi andiamo in ospedale dal medico che ci vede il bambino, che ci tratta il bambino, che cura il bambino gratuitamente. Far nascere generosità in loco. Quando nasce questa generosità è che le persone si liberano, scoprire l'arte del dare. E noi pensiamo che questi volontari sono segno di una umanità nuova che si sta formando. Ecco, per questo la nostra associazione non prende soldi dall'estero. Prendiamo offerte, donazioni soltanto dai bengalesi. È chiaro che l'aiuto maggiore che abbiamo bisogno in Bangladesh, più che quello economico, è quello di persone che scendono. L'azione di Fratelluccio in un contesto culturale e spirituale così diverso ha effetti dirompenti. Questo suo farsi prossimo non passa infatti inosservato.
Per una società di origine indù questo è molto complicato, perché il discorso delle caste, gli alti, i più anziani, quelli che sono nati più benedetti da Dio, più di te, allora scendere giù e mettere il proprio corpo in strada con un bambino che vive in strada, che non fa il bagno come dovrebbe fare, che non parla il bengalese come dovrebbe parlarlo, insomma il prestigio se ne va. Eccoci dunque al cuore, al motore della vita missionaria di Fratelluccio. Annunziamo Gesù così, annunziamo la compassione di Gesù. Gesù mica faceva discriminazioni. Gesù mica era solo per i cristiani. Voglio dire, questo essere accanto alla persona, questo essere una presenza che ama, una presenza di bontà. La sua bontà ha letteralmente cambiato la vita di alcuni ragazzi, come quella di Joy, di cui Fratelluccio ci racconta la storia. Joy era un bambino di 11 anni che stava in un parco della città di Dhaka, a Farmgate, e lui dormiva là con la mamma. E lui per sbarcare il lunario vendeva i popcorn. Naturalmente una volta alla settimana, quando noi andavamo nel parco dove stava lui fermava i popcorn e giocava con noi. Chiaro, la mamma lo permetteva, perché molte mamme, insomma, addirittura si arrabbiano con noi. Mio figlio sta vendendo, voi lo portate via. Ma chiaro, vendeva tutti gli altri 6 giorni e tutte le altre ore del giorno, ma 2 ore alla settimana noi insistevamo anche. Comunque nato un rapporto che lo ha portato a scuola. Joy è andato a scuola. Siccome era sveglio, perché come gli scumizi napoletani, stando per la strada devi essere sveglio. Ha fatto 3 anni in uno, quindi è passato alla terza elementare, poi la scuola media inferiore, superiore, ha fatto il college e ora sta facendo un diploma e sta anche lavorando. Si sta diplomando e si sta anche lavorando. E il venerdì, quando è libero, perché in Bangladesh il giorno di festa è il venerdì, lui viene a lavorare con noi. Quindi da bambino di strada ora è diventato educatore, è diventato una persona che ama chi era nella situazione nella quale stava lui. Così. Non ho resistito a domandare anche a Fratelluccio, per la vita che conduce, per le scelte che ha fatto, in cosa consista per lui la felicità. Mi prendo una frase del grande Tagore: dormivo e sognavo che la vita era gioia, mi svegliai e vidi che la vita era servizio, volli servire e trovai la gioia. La gioia nel servizio. Ma anche il nostro Maestro Gesù non diceva c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Questa gioia del dare, la solidarietà, costruire ponti. Essenzialmente io faccio questo in Bangladesh, costruisco i ponti tra le persone lì. È chiaro, il mezzo sono i bambini di strada, ma l'idea è diffusa ai 420, a tutti quanti. A tutti quanti, cristiani, indù, musulmani. Ecco, questa è un'opportunità per cristiani, musulmani, indù, atei, buddisti, per servire uno all'altro, per servire chi è nel bisogno. In chiusura, Fratelluccio ci regala anche una battuta sul nostro tappeto volante. Insomma, io penso che anche questo lavoro qui che state facendo ora è per fare in modo che le persone che ascolteranno questo video aprino un poco il loro cuore, diventino persone a dimensione mondo.